Vie di fede e di pellegrinaggio, alcuni nati sulle orme delle antiche strade commerciali, i cammini sparsi in ogni angolo del mondo da secoli vengono attraversati da migliaia di persone. Che sia facendo trekking in montagna o semplicemente camminando nella natura, diverse sono le ragioni che ci spingono a percorrerli. Ci incammineremo insieme ai nostri due esperti e lo faremo in un modo un po' alternativo, in solitaria. Andiamo subito a conoscere i protagonisti che ci porteranno in cima a vette mozzafiato e alla scoperta di paesaggi incontaminati. Ciao, sono Domenico, vivo a Pisa da circa 7 anni. Lo sport che pratico più assiduamente è proprio il trekking, che pratico quasi ogni fine settimana qui sulle Alpi Apuane. Il trekking è proprio uno sport che prevede che può andare dalla semplice camminata sul sentiero fino ad arrivare a dei gradi di secondo livello di arrampicata. Ciao a tutti, mi chiamo Cecilia e ho 28 anni e vivo ad Altamura nella provincia di Bari. Pugliese di nascita, ma mi sono sempre sentita un po' cittadina del mondo intero. Ho deciso di lasciare la città dove vivevo quando mi è venuta in mente questa idea di incamminarmi e mi sembrava tipo un bisogno, mi sembrava una cosa che dovevo per forza fare perché sapevo che mi avrebbe portato qualcosa. Poi dopo averne fatti 3 di cammini uno dietro l'altro è diventato ufficialmente una mia passione sfrenata che faccio non appena ho qualsiasi momento libero, cerco di farlo. Partiamo subito con Domenico. Oggi scalerà il Monte Rock Candagia. La durata dell'escursione è di circa 5-6 ore per un percorso complessivo di 8 km. Questa scalata è rivolta ad escursionisti esperti. Eccoci qua oggi, tempo perfetto, senza nuvole, quindi godremo di un bel panorama su. Siamo arrivati all'Osi di Campocatino, come potete vedere giù. Adesso ci stiamo per immettere nel sentiero 177. Questa è la parete del Rock Candagia che andremo a scalare. Ci siamo immessi nel sentiero 177. Il percorso questa volta non sarà ad anello, ma l'andata e il ritorno sarà la stessa strada. Con le nostre spalle sempre la parete del Rock Candagia. Qui possiamo vedere alcune casette tipiche della Apuane che si trovano abbastanza facilmente in questo territorio. Ecco qua l'indicazione del CAI che ci indica il passo della Tombaccia e della Focolaccia. Tra cui passa anche il trail delle Alpi Apuane, molto suggestivo come trail. Inizia così l'escursione di Domenico, lasciandosi alle spalle l'oasi per avventurarsi nella natura selvaggia. Ma passiamo a Cecilia, che ci porta sulla via di Francesco, cammino che attraversa diverse regioni d'Italia, partendo dalla Toscana per attraversare l'Umbria e finire nel Lazio, precisamente a Roma. Eccoci qua al Santuario della Laverna. Qui comincia la via di Francesco. C'è un po' di nebbia, giusto un po', e l'aria è freschetta, si sta benissimo e niente, quindi cominciamo questo nuovo cammino e ci vediamo tra poco. Inizia da Laverna il nostro cammino e subito ci immergiamo in questa natura incontaminata tanto cantata dal santo. Allora, qui abbiamo un chiaro esempio, vi posso mostrare i vari segnali del cammino che sto percorrendo, perché sono presenti praticamente, come ho notato, tutti. Questo simbolo qua, bianco e rosso, con il Tao di San Francesco e la scritta che stiamo percorrendo, la via di San Francesco, e la punta ci segnala verso che direzione andare. Inoltre spesso ritroviamo anche il simbolo CAI,
che è quello bianco-rosso, che ci segnala più o meno che è sempre la via di Francesco. Quindi questi sono i simboli da seguire, e di solito sono posti a pochi metri di distanza, quindi se magari dopo 500 metri vediamo che non ritroviamo più nessun segnale, probabilmente abbiamo sbagliato strada. Oltre la guida possiamo trovare sui siti internet delle vie, dei cammini, le mappe in GPX che si possono scaricare sul cellulare e funzionano anche offline, quindi anche se vi trovate magari in un posto in cui il cellulare non prende, funzionano lo stesso, basta che ce l'avete scaricate sul cellulare. È molto importante seguire i segnali del cammino, perché è facile perdersi, soprattutto se ci troviamo soli dentro boschi o lontano da centri abitati. Oltre ai segnali, appunto vedete là il Tao di San Francesco, possiamo ritrovare questi omini di pietra che ci stanno ad indicare che stiamo andando nel percorso giusto. Direi che il percorso è giustissimo. E ora, dato che ci sono così tanti, lascio anche io un omino, lo creo io un omino di pietra, così lascio una traccia del mio passaggio. Non dobbiamo fare altro che raccogliere pietre e metterle una sopra l'altro, creando per l'appunto questo omino, senza ovviamente far cadere tutto. Creiamo un piccolo omino. Ecco qua, il mio piccolo omino sulla via di Francesco. Ciao! Intanto Domenico continua senza sosta la sua scalata alla vetta. Siamo quasi arrivati nei pressi del passo della Tombaccia. Tra pochi metri dovremmo essere arrivati al passo. E ora troviamo questa bella terrazza qui sul Pisanino, alle nostre spalle. Un panorama stupendo. Lì in fondo abbiamo il cavallo con le sue gobbe. Da qui il percorso si fa più ostile. Bisogna fare attenzione e procedere con cautela per non rischiare cadute accidentali. Appena lasciato il sentiero del CAI 177 e ora sono sul sentiero blu. Questi sono i percorsi alternativi nei sentieri di montagna. Qui il percorso è caratterizzato da tratti in arrampicata e sentieri sdrucciolevoli. Avvicinandoci alla vetta, la strada diventa sempre più difficile e i pericoli aumentano ad ogni passo. Mamma. Ah. Bella cadutina, per fortuna niente di grave. Su questo sentiero serviranno le due mani, un po' difficile usare il bastone per le riprese. Vediamo se più avanti il sentiero si fa più facile. Sono arrivato a questa valle bellissima, spettacolare. Qui un altro segnale del sentiero giusto con gli omini di pietra. Adesso faccio una sosta, mi riprendo un po' dalla caduta e riprendiamo il cammino. Lungo il cammino ci sono avversità dietro ogni angolo.
Vediamo Cecilia come si prepara ad affrontarle. Sono arrivata all'eremo di Monte Casale e ha cominciato a diluviare. Allora, ho sia il pantalone impermeabile, soprattutto in questa stagione che piove tanto, e soprattutto poi non asciugano i vestiti, quindi non posso permettermi di bagnarmi i pantaloni, se no non asciugherebbero mai. Giacca impermeabile e antivento da mettere, da indossare. Qui sotto il mio zaino ha appunto l'antipioggia da coprire lo zaino. Lo zaino è sempre da coprire, così eviterete di bagnare lo zaino, che è importantissimo non bagnarlo. Dopo la pioggia, anche la nebbia può creare difficoltà. È molto suggestivo camminare con questa nebbia, non mi è mai capitato, fa un certo effetto suggestivo e a tratti anche un po' ti senti quella cosa allo stomaco, che ti giri, ti volti, non riesci a vedere niente. Poi nel bosco fa un effetto ancora più suggestivo. La nebbia può rivelarsi un ostacolo, soprattutto se ci troviamo in un bosco. È importante controllare i segnali e le guide del percorso. Cecilia si lascia alle spalle l'eremo di Monte Casale per arrivare nel borgo di Citerna, dove trova ristoro e può finalmente asciugare i suoi vestiti. Questa è una camerata dove si dormono più persone, e poi in caso non avete con voi il sacco a pelo, comunque possono darvi lenzuola che vengono pagate a parte. Vi faccio vedere come lavare i panni sporchi. Porto sempre con me la saponetta, il sapone di Marsiglia, li lavo con questi, con la saponetta, e poi li appendo un po' dove capita. Passiamo a Domenico, che dopo essersi riposato sta per affrontare la parte più difficile della sua scalata. Siamo quasi arrivati al passo del Roccandagio. Ultimi tratti un po' ripidi. È un terreno abbastanza insidioso. Eccoci qua, siamo arrivati al passo a quota 1638. Dietro di noi la cresta del Roccandagio che bisogna fare. Ora ci prepariamo a salire su in vetta e indosso un'imbragatura per tenerlo sulla testa. Adesso procederò molto lentamente perché è un sentiero abbastanza impegnativo, specialmente quando si è da soli bisogna procedere con la massima cautela. I rischi qui sono altissimi. Una breve distrazione o un passo troppo avventato possono provocare un incidente. Per questo tipo di scalata bisogna avere una buona conoscenza della montagna, non soffrire di vertigini e un equipaggiamento e preparazione fisica adeguati. Per ora si procede abbastanza comodamente, la pietra tiene abbastanza, bella pulita. Ecco qua ancora dei segnali blu che ci indicano l'arrivo in vetta. Una cresta molto bella, panoramica e suggestiva.
Davano lì giù, si nota una bella cresta. Ancora pochi metri e siamo su. Eccoci qua, arrivati su in vetta. Eccoci qua, Monte Loccandagia, 1717 metri. Bella scalata, bellissima l'ultima cresta, molto esposta, panoramica. Se si va di qui invece si va verso la cresta nord-ovest della Loccandagia, e bisogna farla legati. C'è qualche passaggio da scendere in doppia. Giù possiamo vedere il lago di Vagli. E con questa vista mozzafiato lasciamo che Domenico si riposi. Torniamo da Cecilia, che continua il suo cammino in Umbria e sta per raggiungere Assisi, ma prima ascoltiamo i suoi consigli su cosa portare in viaggio. Ecco qui a scoprire cosa mettere, cosa c'è all'interno del fantastico zaino di Cecilia, del mega zaino di Cecilia. 2 paia di pantaloni tecnici, 2 maglie termiche, 2 pile, quello che ho addosso, porto un leggings anche per dormire, scarpe da ginnastica che utilizzo per camminare sull'asfalto, ho anche lo scarponcino, soprattutto i primi giorni che camminavo sempre nei boschi, 3 mutande, calzini assolutamente tecnici, antivesciche e traspiranti, un asciugamano, kit di igiene, deodorante, spazzolino, saponetta di Marsiglia che si usa per tutto, per lavare gli indumenti e lavare se stessi, una giacca a vento, quella che vedete sempre nei video da evidenziatore, coltellino svizzero multiuso, kit di pronto soccorso, filo per le vesciche, accendino antinfiammatorio, dello scotch per le garze, c'è veramente un po' di tutto e fatti anche in versioni mini che comunque entra tutto qui dentro. Eccoci qua, manca 1 chilometro ad arrivare alla Basilica di Assisi e la vedo proprio qua, la sto ammirando da lontano, e ultima salita e poi sono arrivata. Eccola qua, in tutto il suo splendore. E non è la fine del cammino, ma è la fine di una parte del cammino. E dopo 190 km, forse anche qualcosa in più, e eccoci qua arrivati alla Basilica di San Francesco d'Assisi. Wow, 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 wow. Ora andrò a ritirare il testimonium, il certificato che attesta che ho percorso il cammino, e poi un po' di sano riposo. Eccoci, il mio sorriso penso che sia abbastanza per descrivere il momento. Il testimonium che ho qua
e questo certificato scritto in latino che con i miei dati e la data in cui ho finito, che praticamente lo possiamo ricevere solo se abbiamo la credenziale del pellegrino. Senza la credenziale non ce lo danno. Proseguirò verso Foligno e attraverserò Spello, ancora un po' di Umbria, un po' di abbazie, santuari ancora, per poi entrare in Lazio. I dislivelli saranno ancora molto complicati e difficili, mi daranno filo da torcere, però già la cosa positiva è che non sento più il peso dello zaino, ormai mi sono abituata. Quindi da oggi verso Roma, da Assisi verso Roma, mi mancano indicativamente 13 tappe, quindi 13 giorni, stavo restando che non mi fermo qualche giorno in più da qualche parte, per poi arrivare finalmente a Roma e finire questo cammino di tante avventure. Dopo 190 km si conclude la prima parte del cammino. La via di Francesco prosegue fino a Roma, ma essendo troppo lunga c'è chi decide di fermarsi prima. Ora ci prepariamo alla discesa, è calata un bel po' di nebbia, staremo il doppio più attenti. Ora indosso l'imbragatura e scendiamo giù. In discesa si apprezza proprio la ripidità di questa cresta, molto bella, molto suggestiva. Proprio per questo bisogna stare molto attenti. Qui ogni errore si paga molto perché è esposta in ambedue i lati e sbagliare è vietato. Quindi procediamo lentamente. La visibilità comincia a scarseggiare con queste nuvole. Per fortuna la pietra tiene bene, a differenza di altri monti della Puani, sono molto più sporche e più sdrucciolevoli. Naturalmente una cresta del genere la sconsiglio vivamente in caso di pioggia perché sarebbe davvero pericolosa. La pietra è un po' più sporca, bisogna stare molto attenti. Meglio spostarci qua. Adesso viene la parte affilata della cresta, dove bisogna stare molto attenti a causa dell'esposizione massima, sia da una parte che dall'altra. Qui sbagliare è vietato. Anche una semplice caduta può creare situazioni difficili da gestire. Il nostro consiglio, se si affronta un trekking in solitaria, è avvisare sempre qualcuno del percorso che stiamo affrontando, così da allertare gli eventuali soccorsi ed essere facilmente raggiunti.
Eccoci qua, siamo arrivati di nuovo al sentiero, al passo del Rocca Andagia. La parte più difficile dell'escursione l'abbiamo conclusa, adesso riprendiamo il bastoncino e ci prepariamo per la discesa. Per arrivare qui a Spello ho percorso una delle tappe più belle di questo cammino e ho percorso il parco del Monte Subasio, è veramente spettacolare. Sono salita di quota quasi 1200 se non erro, e pesante soprattutto con lo zaino, soprattutto perché ho alle spalle quasi 200 km, quindi non è da sottovalutare come cosa. Tra l'altro sopra, quando sono arrivata in vetta, c'erano tutti questi cavalli selvaggi e veramente una cosa stupenda, uno spettacolo. Io poi adoro la montagna, quindi là mi sono sentita un po' a casa. Per ora vi lascio questo panorama, questo scorcio di panorama, cioè senza parole, bellissimo. Cecilia si è rimessa in viaggio. A fargli da cornice, oltre lo spettacolo della natura, ci sono i borghi storici dell'Umbria, ricchi di sorprese e dotati di un'incredibile bellezza. Sono arrivata al borgo medievale di Lizori, è un borghetto veramente super carino. Ci sono dei punti panoramici straordinari, veramente inaspettato questo borgo, e vicino si trova proprio accanto al castello di Pisignano. E mi sono persa nelle stradine di questo borghetto, veramente super carino. A me piacciono un sacco questi borghi così, e poi c'è silenzio, forse anche perché è domenica mattina. E questo borgo praticamente è un borgo artistico. Camminando nei vicoletti possiamo scorgere queste strutture in metallo colorate, che sono appunto delle strutture artistiche. Fino ad ora non mi sono persa, anzi sto visitando dei posti veramente straordinari, tra cui uno di questi è proprio questo borgo. Se siete nelle zone, venite, fateci un salto. Da metà degli anni 70, il borgo di Lizori ha visto la sua rinascita per iniziativa di un gruppo di persone, quali architetti, ingegneri ed artisti. Il recupero del borgo fa fede alla sua struttura originaria. Infatti sono stati usati solo materiali come pietra naturale, il cotto, la malta, mattoni fatti a mano e travi d'olivo secolare. Inizia per Domenico la discesa verso l'oasi di Campo Catino. Ricordiamo che questo tipo di scalata rientra nella categoria EE, escursionisti esperti. Ci sono diverse categorie che vanno da un primo livello chiamato T, turistico, che non richiede un allenamento specifico e non presenta problemi di orientamento, per arrivare al livello EEA, escursionisti esperti con attrezzatura. Sono percorsi attrezzati. Richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza come corde, imbraghi e moschettoni. È buona norma, prima di avventurarsi su un sentiero sconosciuto, controllare a quale categoria appartenga, se corrisponde alla nostra preparazione e all'attrezzatura di cui disponiamo. Eccoci tornati all'Oasi, luogo ideale per gli amanti della natura e per chi volesse trascorrere giornate in relax lontano da centri abitati. Siamo ritornati a Campo Catino, all'Oasi. Ormai il sole è passato dietro, adesso si sta molto meglio. E qui possiamo finalmente riapprezzare la parete del Monte Rocca Andagia. Eccoci qua, di nuovo all'Oasi di Campo Catino. Ho impiegato circa 4 ore e un quarto. Ho eseguito lo stesso percorso sia all'andata che al ritorno.
completato il percorso con 700 metri di dislivello. Questo sentiero lo consiglio vivamente a persone già esperte nel trekking e specialmente per chi è appassionato di alpinismo non troverà nessuna difficoltà. Si conclude così la scalata di Domenico, che lo ha portato su una delle vette più belle delle Alpi apuane. Dopo aver attraversato gli ultimi borghi dell'Umbria, Cecilia è arrivata nel Lazio. Gli mancano poche tappe per raggiungere Roma. Sono qui al giorno 22, partita da Monterotondo in direzione Montesacro. Sono le ultime 2 tappe e mancano circa 30 km all'arrivo a Roma. E sono stati giorni un po' duri e difficili a livello mentale per via dei tanti cani incontrati, e ho avuto un problema 2 giorni fa con un gruppo di cani di proprietà, non pastori, erano dei cani di proprietà che mi hanno letteralmente, diciamo, tra virgolette, assalita, cioè non mi hanno fatto del male, penso che non erano neanche intenzionati a farmene, però mentre camminavo mi sono visti arrivare questi 10-15 cani, tipo pitbull o razze simili, che mi venivano incontro abbaiando come non mai, come dei folli. E quindi ho cominciato a richiamare l'attenzione di qualcuno finché da questo casale che sembrava abbandonato è uscito fuori questa persona, questa signora, ragazza, che era a questo punto la proprietaria dei cani e cercava di richiamarli a sé, ma i cani erano più interessati a me che a lei, quindi ho proseguito. I cani, alcuni di loro mi hanno seguito ancora per un po' abbaiando, poi mi hanno lasciata in pace. Io ho proseguito per 500 metri, la signora mi aveva avvisato che più in là, dopo una curva e una collina, dopo una collina avrei trovato dei cani pastori con un gregge. Fatto sta che ho avuto questo momento di sconforto, ho pensato di non farcela, di non riuscire ad arrivare più a Roma, nonostante mancasse veramente poco. Dopo 400 km io ho pensato di non poterne fare altri 70, è incredibile. Quindi ho pianto veramente tanto, mi si è buttata addosso tutta quella tensione che io ho avuto in quei giorni, che ho avuto in quel momento di difficoltà. Uno dei motivi per cui ho cominciato a camminare è anche questo, imparare ad ascoltarmi, perché è una cosa che noi nella quotidianità non facciamo mai. Sulla tappa che sto facendo oggi è la tappa proprio dove mi sono stati segnalati vari gruppi di pastori, cani pastori, però penso che per me è veramente difficile superare questa cosa al momento, però con un po' di coraggio ce la farò. Infatti sto proseguendo, mancano circa 30 km e oggi arrivo a Montesacro e domani si arriva a Roma. Ogni viaggio porta con sé degli imprevisti. Dopo averli superati, Cecilia è giunta alla fine del cammino. E l'arrivo a Roma. Buongiorno e benvenuti nella caotica città di Roma. Sono sul Ponte Milvio, a pochissimi chilometri da San Pietro, nei miei ultimi chilometri di questo immenso cammino che a vederlo adesso mi sembra veramente infinito. Sono sul ponte, questo è il Tevere. Sono sul Tevere. Stupendo. Ora vi faccio vedere una cosa bellissima che appena l'ho vista mi sono emozionata. Lì potete vedere la cupolona di San Pietro, è proprio qui.
pochi metri a San Pietro e la gente mi guarda che parlo sola, va bene. Mannaggia, troppo bello, troppo bello, troppo bello, troppo bello. Ci sono, sto per attraversare l'arco e ci sono quasi a San Pietro. I metri più emozionanti della mia vita. E eccola qua. Arrivata! Eccomi arrivata qui a San Pietro, a Roma, super felice di aver finito questo lungo e immenso cammino. Mi sembra di essere partita tipo mesi fa, invece sono passati solo esattamente 23 giorni per un totale di 450 km. E l'Umbria è stata veramente tosta, anche un po' all'inizio della Toscana, dove comunque ho attraversato dislivelli belli impegnativi, nei boschi, c'è stato tanto fango e i dislivelli si fanno sentire, soprattutto con uno zaino pesante addosso. Col passare dei giorni diventa abbastanza pesante come cosa. Porterò veramente tantissimo, sono felice e niente, quindi finiamo questo video con Piazza San Pietro alle mie spalle, il mio sorrisone splendente e niente, ciao!